Buongiorno a tutti e bentornati in cucina. Vediamo insieme come si realizza un primo piatto di pesce velocissimo che trascina il sapore di mare dalla pentola direttamente al palato. Gli spaghetti con la bottarga. Gli ingredienti che mi occorrono per realizzare la ricetta sono questi. Allora, abbiamo in primis la bottarga. La bottarga questa è di muggine, come sappiamo la bottarga sono le uova essiccate o di cefalo o di tonno. Penso che le facciano anche di altri pesci, ma principalmente si conosce cefalo e tonno. Questa è di muggine, quindi di cefalo. Del peperoncino fresco, olio extravergine di oliva, poi abbiamo bisogno di 3-4 alici. Queste qua sono poco salate, se riuscite a trovarle poco salate è meglio, altrimenti va bene anche le altre. L'immancabile spaghetto trafilato a bronzo, questo qua è una meraviglia. Scegliete sempre spaghetti che derivano da grano coltivato in Italia. Questo ci preserva da trovarci dentro brutte sorprese come il glifosato. Qualche spicchio d'aglio e qualche zesta di limone non trattato. Vediamo come si realizza questo must della cucina ittica italiana, ma prima, sigla! La prima operazione che vado a fare è veramente semplice e piuttosto banale. Andiamo a grattugiare la bottarga e a tagliarli poi a dadini. Allora, per facilitare questa operazione, si può mettere in freezer una ventina di minuti prima di andare poi a grattugiarlo il pezzettino di bottarga. Questo ci faciliterà nella grattugia perché poi col tempo diventa morbido. Allora, importante, io qua ho un paio di pezzetti perché lo uso spesso, però qui vedete c'è una pellicina. Vado a fare questa operazione, ecco qua, vedete? Questa pellicina qui va tirata via, mi raccomando, altrimenti vi mangiate anche questa e questa qui. Lo so che l'avete pagata, ma non ci interessa. Vado dunque a tagliare a fettine la bottarga, cerco di farle il più sottili possibili, Quindi, ecco qua. Mettiamolo in questo contenitore. Questa qui è la porzione per uno, ve lo dico subito. Qua la difficoltà maggiore della bottarga è quella di tornare sana e salva dentro il frigo. Ora, grazie a una grattugia, una microplate o comunque una qualsiasi grattugia che avete a casa, andiamo a grattugiarla il più possibile. Intanto che grattugio vi racconto una curiosità. Io per un po' di tempo ho passato del tempo in Sardegna con delle persone ovviamente del posto, sono stato un po' di tempo assieme a loro e la prima volta ero ragazzo, la prima volta che mi hanno presentato questo piatto, forse magari non lo sapevano neanche loro, forse avevano una scuola di pensiero diversa, però mi fu fatto assaggiare con l'utilizzo invece che con l'olio che con il burro e mi piacque così tanto che io per anni sono andato avanti a proporlo con il burro, finché poi mi sono un pochino documentato su questa ricetta perché la volevo far mia, diciamo, farla rientrare un po' nelle ricette base che faccio e ho scoperto che il burro non c'entrava, però vi posso garantire che se fatta così con l'olio è eccezionale, a me mi lasciava a bocca aperta anche mangiata col burro. Prendo un paio di spicchi d'aglio, li pulisco per bene e vado a schiacciarlo entrambi, eccoli qua. E infine vado a prendere e triturare un paio di peperoncini. Abbiamo dunque la nostra linea pronta, possiamo procedere con la cottura. Pentolone con l'acqua abbondante dentro, portiamo ad ebollizione per calarci poi successivamente la pasta e intanto sul fuoco una padella vuota alla quale una volta che si sarà scaldata andremo ad aggiungere olio abbondante, mi raccomando, non lesinate con l'olio su questo piatto perché non ce n'è proprio da stare a lesinare. Quindi abbondante olio extravergine di oliva. Andiamo a far disciogliere qualche filetto di acciuga. Guardate che belli che sono questi qua, veramente belli. Ovviamente scegliete se potete quelli non troppo salati.
Intanto che le acciughe si stanno sciogliendo aggiungo anche l'aglio schiacciato, il peperoncino e faccio delicatamente sciogliere il tutto. Di fatto gli spaghetti con la bottarga sono nient'altro che un aglio, olio e peperoncino con l'aggiunta di acciuga e ovviamente la bottarga. Se volete a questo punto potete aggiungere anche un mezzo bicchiere di vino bianco per dargli un'acidità in più. Io non lo metto, però volendo c'è chi lo fa. L'acqua in ebollizione, aggiungiamo pochissimo sale e caliamo la pasta. La cottura è 14 minuti, noi li facciamo andare per 11 minuti massimo. Aggiungo un mestolo di acqua di cottura e inizio a portarla in ebollizione. Vedete anche come cambia il colore della nostra base, perché questo avviene perché ovviamente con l'acqua anche l'acciughina tende a sciogliersi ancora di più, quindi diventa una sorta di emulsione, diciamo. Ci siamo, andiamo a scolare e a mettere, ultimiamo la cottura dentro la padella, aggiungo un po' di acqua di cottura. Vedete com'è fondamentale ultimare la cottura della pasta dentro la padella, perché questo fa sì che si rilascino tutti gli amidi e inizi già a crearsi questa crema che abbiamo tutto intorno, e così poi ci facilita anche la mantecazione. Il suolo fatto, spegniamo, aggiungiamo la metà della bottarga grattugiata all'interno, andiamo ad impiattare, forchettone dentro, speriamo di prenderli tutti insieme. Vediamo se ci riusciamo. Eccoli qua, dentro. Guardate come risulta già cremosa così, Guardate, guardate che roba. Dentro con la cremina. Guardate quanta crema che è venuta fuori. Adesso andiamo a ultimare, La bottarga che è rimasta, così sopra, quella grattugiata. Questa io la metto tutta perché, insomma, l'ho grattugiata, cosa facciamo? La lasciamo dove? Tutta quanta, meraviglia. Le fettine di bottarga dentro così. Sono spaghetti alla bottarga si deve sentire, se no qua cosa facciamo? Facciamo soltanto aglio, olio e peperoncino. Vedete che bello, è anche bello da vedere. E ora, soltanto adesso, un po' di zeste di limone. Ovviamente non trattato e solo la parte gialla, mi raccomando. Evitiamo la parte bianca perché sennò potremmo sprecare un piatto eccezionale come questo. Ed eccola qua, la mia versione degli spaghetti con la bottarga. Siamo giunti alla prova dell'assaggio, forchetta e vediamo. Allora, vi faccio rivedere il piatto che è una cosa spettacolare, Guardate come è cremoso. Forchettata, non esagerata. Guardate qui, che meraviglia, cremosa. Mi metto a favore di camera e vado. Il piatto è buonissimo, guarda, è buonissimo, non c'è niente da aggiungere. Perfetto. La zesta di limone per me ci va perché gli dona una freschezza che in questo piatto ci vuole, e se volete aggiungere anche del vino bianco, io personalmente non lo faccio, lo potete fare e risulterà comunque anche un piatto buonissimo. Fatemelo sapere nei commenti come fate voi, come procederete a farlo, e iscrivetevi al canale se vi fosse venuta voglia, mi raccomando. Come sempre vi ringrazio, vi saluto e vi do appuntamento alla prossima video ricetta. Ciao a tutti da Grappa Pelata. Ciao belle gioie. Ciao. Mamma mia, qua continuo a mangiare, forse è ora che inizio a cambiare hobby.